Salve a tutti. E allora, in questa testata 650 sono state modificate le valvole da 8 mm passate a 7 mm. In questo caso sono rimaste le sedie che c'erano, solo che sono state montate le guide in bronzo da 7 mm, adeguate al condotto. Le pareti sono state levigate per creare quell'effetto ruvido sulle pareti, quindi avere più trattenimento del flusso alle pareti e nello stesso tempo migliorare la carburazione. In questo caso lo scarico è stato lasciato lucido per quello che era, solo che a volte nelle lavorazioni che si vengono fatte si vengono ad aumentare troppo le sezioni di uscita sulle testate, quindi le sezioni diventano un po' eccessive rispetto anche all'imbocco dello scarico stesso qui nel passaggio sede valvola. E allora, in questo caso è già stato fatto un calcolo per andare a rispianare per arrivare al giusto rapporto. Però andiamo a vedere che in questa testata, per come era montata prima, prendendo come riferimento il carburatore che è un 32 Weber che è stato montato su questa testata, andiamo a vedere che prendendo il riferimento la guarnizione che c'è sul collettore, andiamo a vedere che andiamo a fare un leggero sovrapposizione della guarnizione sulla testata per andare a vedere qualcosa. Quindi da qua ripassiamo sulla testata e andando a rimettere la guarnizione in questo caso, questo è quello che andiamo a vedere nel montaggio. Quindi questa parte della testata che viene raffigurata in questo caso lateralmente, andiamo a vedere che andava a chiudere lo sfogo della discesa del carburatore, quindi del collettore, andava ad avere questa ostruzione, quindi non funzionava bene proprio in questo tipo di testata. Infatti si vede nell'impronta che era montata in questa testata così. Ora che cosa andiamo a fare allora per migliorare questo? Perché altrimenti il motore non rende. E allora cosa facciamo? Dopo aver rilevato l'impronta del collettore, dobbiamo fare due valutazioni. Questa verrà lavorata e allora per avere una maggiore sicurezza anche di tenuta qui, volendo, possiamo riempire con una saldatura questa parte dell'angolo e anche questa parte per avere più base di appoggio e non avere problemi di aspirazione d'aria e quindi va a smagrire la carburazione. Dobbiamo togliere questo materiale, nello stesso tempo arrotondarlo senza andare eccessivamente come lavorazione per non andare a bucare l'interno di questa sezione. E quindi lo andiamo a migliorare allargando leggermente anche la sezione di passaggio come la forma di sopra, ma facendo pure una parte di arrotondamento dell'angolo per non andare ad avere questa parte di appoggio che ci crea problemi. E poi nello stesso tempo ora andiamo a vedere la parte di prova di flussaggio per vedere in confronto ad altre testate come si va a comportare anche questo tipo di testata. E allora questo è lo spazio che intendevo che rimane, quindi questo spessore qui volendo si può saldare leggermente così per avere più sicurezza di margine di appoggio del collettore, evitare proprio avere aspirazione d'aria qui in questo punto. Quindi andiamo a raccordare il passaggio interno e niente, ora farò la prova di flussaggio proprio perché già ho la possibilità di poterlo fare e poi farò questa saldatura e automaticamente andiamo a spianare questa parte di appoggio del collettore dove va a chiudere il collettore.
E allora, fatte le due prove di flussaggio nei condotti, andiamo a vedere che lo scarico anche in questa testata, come abbiamo visto in qualche altra testata, va a funzionare sullo stesso livello dell'aspirazione. Quindi andiamo a valutare proprio che migliora lo scarico a livello di condotto stesso, quindi va a lavorare allo stesso livello dell'aspirazione. Come detto, in queste testate lo scarico va a funzionare con poche lavorazioni da fare, quindi questo è quello che andiamo a vedere un po' nella prova con i dati di flussaggio. E allora, questo è il grafico di lettura. Andiamo a leggere che sull'aspirazione poi effettuata anche la prova con collettore e carburatore, questo 32 Weber, andiamo a vedere che tutto sommato, anche se sono il doppio corpo, andiamo ad avere una leggera perdenza, come vediamo qua sul flusso, proprio perché anche nella testata sia la lunghezza che poi dalle valvole arrivano all'estremità del collettore, quindi del carburatore, un po' si perde, ma più che altro anche la sezione è un pochettino ridotta del carburatore stesso, quindi un po' le strozzature all'interno creano un po' anche questo tipo di rallentamento del flusso nella prova di flussaggio. Quindi andiamo a vedere ora il confronto con lo scarico. Se andiamo a sovrapporre lo scarico, vediamo che in qualche punto sulle basse aperture migliora, ma poi anche in alto va quasi a replicare la stessa prova di flussaggio dell'aspirazione. Quindi, come detto, che anche a parità di valvola più stretta, lo scarico, sia perché ha meno ostruzione a livello di valvola e anche di passaggio di condotto, va a lavorare quindi meglio anche a parità dell'aspirazione. E andiamo a vedere un po' i confronti sulle prove di flussaggio. Quindi sull'aspirazione, quella in blu, vediamo che nella sovrapposizione delle due linee vediamo che anche lo scarico si avvicina tanto, anche in qualche punto va a superare la prova stessa dell'aspirazione, quindi un po' sono quasi allo stesso livello. Ok, attraverso questa prova andiamo a vedere poi qualche altra testata, che ne andiamo un po' a vedere anche il tipo di lavorazione. E questa qua, in questo modo abbiamo finito. Alla prossima allora.